Eccoci qua con le mie ragazze, i miei ragazzi del segno dello Scorpione, anche ascendente Luno Venere in Scorpione. Andiamo a vedere questa lettura, che cosa ti sta per accadere in amore, video sempre valido dal momento in cui lo guardi. Lo facciamo col nostro approccio sciamanico di tarologia immaginale, ossia reale, concreto, che ti permette di cooperare con il tuo destino, che è già previsto, come vi ho spiegato nel video Destino Libero Arbitrio. Però abbiamo la possibilità di allearci col nostro destino, allearci agli eventi e cambiare gli effetti totalmente del nostro destino. Quindi una lettura di cooperazione per vedere ciò che la vita ha in serbo per te nell'amore. Lo facciamo con le carte danzanti, la musa bisbiglia, i tarocchi, scusami, gli oracoli spagnoli, i miei oracoli lui-lei e con i tarocchi. Allora, spostiamoci il mio promemoria, il mio quadernino qua. E prima di tutto voglio andare a vedere che cosa ti vuole dire lo spirito, a prescindere, lo spirito dell'amore per te adesso. Chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te, affinché tu abbia gioia, bellezza, prosperità e visione. Scorpione, cosa ti vuole dire lo spirito dell'amore? E spera il messaggio e la quietudine. Aspetta il messaggio nella quiete. Il vento ti trae ti porta la risposta. Ascolta la sua voce soave. Alcuni di voi stanno aspettando il messaggio di qualcuno o dell'amore stesso, il messaggio di una persona che conosci o che non conosci. Allora ci sono dei segnali che in questo momento ti stanno parlando. Questo video stesso è un segno di ciò che stavi aspettando, va bene, di questo messaggio, anche del contenuto di questo messaggio, anche del modo di relazionarti all'evento di questo messaggio. È un messaggio, sappi, di cambiamento, perché il vento porta cambiamento e ti sta dicendo di rispondere da un luogo quieto, già in questo momento. Magari sei agitato o agitato per questo motivo, o potresti sentirti un po' in subbuglio nelle prossime ore, nei prossimi giorni. Sono potente perché sono paziente, è il grande mantra. Sono potente perché sono paziente, lo spirito dell'amore ti sta parlando. Vediamo le carte danzanti cosa dicono, per amplificare il messaggio. Cosa ti dice lo spirito dell'amore in questa quiete, in questo cambiamento? Scuoti la testa e libera i tuoi capelli. Wow! È il vento tra i capelli. O il vento sul viso. Un oggetto significativo ti offre rifugio. Sentirai il vento nei prossimi giorni. Allora, il vento è portatore di cambiamento. Allora ti invito a fare la danza del piacere che trovi su questo canale. Le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno fatto le masterclass ricalchino la Tandava, le 7 leggi dell'amore, va bene? Perché nella pace che vi arriva dopo quella danza, o che fai uno o che fai l'altra, ricevi una risposta importantissima che solo tu sai, che può essere un'idea, che può essere un entusiasmo che nasce da uno spazio sacro, ripulito. C'è un oggetto significativo che ti offre rifugio. Hai un oggetto che per te è molto significativo? Un oggetto magari regalato da una persona cara in particolare, o un oggetto che hai comprato tu, o qualcosa di significativo. Allora, quell'oggetto lì ti porta un messaggio importante. Allora ti invito, oltre a fare questa pratica, a prendere quell'oggetto lì. Un oggetto che per te è significativo, anche se adesso apparentemente sembra che non c'entra niente.
perché stiamo andando nella mente poetica, non nella mente razionale, nella mente poetica, quella che crea, quella trascendente. Allora prendi nella mano sinistra questo oggetto, va bene? Può essere anche un abito, può essere anche un fazzoletto, può essere anche qualsiasi cosa. Prendi anche di tua nonna, di tuo nonno, o di una persona, o una pietra, o una foglia. Prendi questo oggetto nella mano sinistra, chiudi gli occhi, mettiti in una posizione meditativa, respira dal naso e poi evoca questo oggetto, guarda l'oggetto con l'occhio della mente, ad occhi chiusi, e di a questo oggetto, questo oggetto della mano può evocare anche un'altra immagine? Di all'immagine che ti arriva tenendo in mano questo oggetto, che può essere, ripeto, o l'oggetto stesso, o un'immagine legata a questo oggetto, o un'immagine che non c'entra niente secondo te, e chiedi: cosa vuoi insegnarmi? Cosa vuoi insegnarmi? E vedi l'immagine cosa ti risponde. E poi alla fine digli: ho fede in te, ho fede in te. Quello porterà il cambiamento in questo momento, quel cambiamento che serve nella relazione, sia che tu l'abbia sia che non ce l'abbia ancora, ok? È molto importante fare queste pratiche, ragazzi e miei ragazzi, perché l'anima non recepisce concetti, recepisce immagini, gesti, mudra, ok? Andiamo a vedere adesso con i tarocchi quale energia d'amore sta bussando alla porta della tua vita, quale spirito? Quale energia d'amore sta bussando alla porta della tua vita, quale spirito? Il 4 di denari sta bussando alla porta della tua vita. Prima di aprirti completamente all'altro, chiunque l'altro sia, impara a custodire il tuo tesoro interiore. L'immagine che ti verrà fuori da questa visualizzazione è il tuo tesoro interiore. Quindi, come se il 4... Io so che tu sei abituato, ed è bellissimo questo che ti sto per dire, ad amare in modo totalizzante, no? Però il 4 di denari ti insegna che l'amore non è fusione totale in quel senso, ma è presenza. Quindi l'energia che sta bussando alla tua vita è quella della stabilità e del radicamento. L'amante mistico non ti chiede di rincorrere qualcuno in questo momento, ma di abitare il tuo centro, che è quell'immagine che vedrai. C'è qualcosa di prezioso dentro di te che ha bisogno di essere riconosciuto e custodito. Non deve essere nascosto per paura, ma deve essere protetto perché possa essere donato al momento giusto. Lo spirito che sta bussando è un amore che insegna il valore del sacro. Il 4 di denari è come se fossero anche la soglia del tempio, cioè non tutto deve entrare nella tua vita. Quindi questa energia potrebbe portarti a diventare anche più selettiva o selettivo. Non più chi mi ama, no, ma chi è davvero capace di entrare nel mio tempio? Il 4 di denari. Quindi questo spirito non ti porta fretta, porta fondamenta, ti invita a costruire dentro di te una casa talmente solida che quando l'amore arriva non deve riempire un vuoto, ma devi abitare uno spazio che è già sacro, capito? E come potrebbe manifestarsi concretamente? Attraverso quale evento? Attraverso il 7 di bastoni. Allora, nella tarologia classica, anzi diciamo cartomanzia classica, nel 7 di bastoni vedono ostacoli, competizione, difesa, ma rispetto alla nostra domanda e al nostro approccio cambia completamente, perché questa energia d'amore si può manifestare attraverso una situazione che ti chiederà di difendere ciò che per te è veramente importante. Quindi magari una persona che può creare un ostacolo, affinché l'ostacolo è quando tu devi difendere ciò che per te è importante. Cioè,
è un evento in cui dovrai scegliere di non svendere il tuo cuore. E si può manifestare, ripeto, come una persona magari molto affascinante che però ti può mettere alla prova. Anche qualcuno che arriva quando stai finalmente proprio imparando a mettere confini sani, mi spiego? Anche una situazione in cui dovrai scegliere te stessa, te stesso, invece di accontentarti. Cioè questa carta dice l'amore arriva, ma ti chiede di restare fedele al tuo valore. Ma non con aggressività, con dignità. Perché questo evento può presentarsi proprio come una prova iniziatica e il destino ti chiede di non tornare ai vecchi compromessi, di non accettare relazioni che ti fanno dimenticare chi sei, ma è un'occasione per restare salda o saldo nel tuo centro senza chiudere il cuore. Cioè, potrebbe manifestarsi attraverso una situazione che ti inviterà a dire dei no sacri e anche che ti forgiano per poi dire un sì pieno all'amore che davvero ti appartiene. Io non lo so cosa stai vivendo adesso, però è importante che tu sappia questo. Perché questo evento arriva? Affinché tu realizzi il vero amore, la stella. Questo evento arriva affinché tu possa realizzare veramente l'amore che è destinato per te, dire dei no sacri e dire poi pienamente sì all'amore che ti appartiene. Quindi custodire questa tua fortezza, bellezza, no? Ecco il cambiamento che sta arrivando, affinché tu possa realizzare l'amore che ti appartiene, il connubio col tuo amante mistico, spirito guida. Sì, cioè è profetico questo evento che arriva. Vediamo dove puoi rischiare di opporre resistenza. Qua abbiamo il Papa. Potresti opporre resistenza attraverso una credenza che hai interiorizzato, che è diventata certezza per te. Cioè magari rischi di credere che l'amore debba seguire una forma prestabilita, ok? Ma qua il vento del cambiamento te lo dice bene. Perché il Papa rappresenta la tradizione, le regole, ciò che si dovrebbe fare secondo i modelli di riferimento comuni, no? Potresti opporre resistenza cercando di far rientrare questa esperienza dentro degli schemi già conosciuti, magari aspettandoti che l'amore debba seguire un certo copione, avere certi tempi o rispettare determinate regole, ma il destino non parla il linguaggio delle convenzioni, parla il linguaggio dell'anima. Perché il Papa in questa veste rappresenta tutte le aspettative, i condizionamenti, il si fa così. Quindi fai attenzione a non ascoltare le opinioni degli altri, che c'hai già nella testa, ce l'abbiamo tutti, ma piuttosto la voce dell'amante mistico. Cioè, se lasci che le regole siano le regole del mondo a decidere per il tuo cuore, rischi di non riconoscere il dono che il destino ti sta portando. E a questo proposito ti consiglio vivamente di fare la pratica sul Papa che ho messo nella playlist Il viaggio erotico negli arcani, dove il Papa non è il dogma più, le credenze, il si deve fare così, no, perché la vera conoscenza passa attraverso l'acquisizione della propria ferita come più grande alleato. Magari il fatto che di dover imporre determinati no o dire determinate no, la paura di non trovare la persona, la paura che la persona la pensi male, quella è una ferita che ci portiamo dietro perché quante volte abbiamo cercato di dire dei no, poi dicevamo dei sì per accontentare l'altro. Quindi il vero Papa è il mito di Chirone, come ti spiego in quel video, che dice la ferita che io mi porto addosso è il mio più potente alleato, mi permette di entrare in empatia prima di tutto con me stesso per poi insegnare agli altri l'arte della guarigione, la guarigione spirituale che è anche una guarigione psicofisica. Quindi difendi il tuo cuore e non le tue idee, che sono le tue credenze sull'amore. Perché l'amante mistico qua si può presentare in una persona, in una forma che la tua mente non aveva previsto. Allora se resti aggrappata o aggrappato a ciò che pensi tu che debba essere l'amore, allora puoi non riconoscerlo quando bussa alla tua porta l'amore. L'amore può arrivare travestito da imprevisto. Ah, non la conoscevo questa persona. Ah, no, ok.
proprio per liberarti dalle immagini che non servono più. Ok, come puoi allearti con questo evento? Il giudizio, rinasci, l'araba fenice, è arrivato un nuovo momento di amare, un nuovo modo di amare, cioè lascia morire la vecchia storia che racconti su te stessa, su te stesso e sull'amore. Non solo le vecchie relazioni, la vecchia storia, cioè puoi cooperare, noi stiamo facendo una tarologia cooperativa con quello che è già previsto per te. Puoi cooperare con ciò che sta arrivando accettando una rinascita. Non cercare di far entrare questo nuovo amore o questa nuova forma di amare tua nella persona che eri ieri. Cioè lascia che questo che sta arrivando, questa esperienza, risvegli una versione più autentica di te. Mi spiego? Cioè, non chiederti, cioè il giudizio è il momento in cui l'evento rivela finalmente il suo vero significato, quindi non chiederti subito mi amerà oppure andrà bene, ma chiediti che cosa sta cercando di risvegliare in me questo evento. Allora, quando cambi domanda, cambia anche il tuo destino. Cioè, smetti di ascoltare ciò che hai imparato sull'amore e ascolta ciò che la tua anima sta ricordando. Perché il Papa rappresenta il sapere acquisito, no? Il giudizio rappresenta la memoria dell'anima, è come se fosse qua un dialogo tra due maestri. Quindi rispondi alla chiamata della tua anima, non avere paura di lasciare andare ciò che non ti rappresenta più e nella tua vita avverrà una rinascita meravigliosa, sì. Può anche essere il ritorno di una persona che conosci già, però dove devi imporre questo, che abbiamo detto prima. Non lo so, siamo migliaia, io vi faccio la visione sciamanica immaginale per essere aderente a tutto, a tutti voi allo stesso modo, ok? Vediamo un po' quale dono nascerà se accoglierai questo spirito, quale dono nascerà se accoglierai questo spirito, quale trasformazione e la mancanza la trasformi in prosperità. Questa è proprio la carta dell'iniziazione sciamanica, l'incontro con la dea Penia, no? Se accogli questo spirito, quello che ne deriva, nascerà in te un dono straordinario, che non avrai più paura di sentirti vulnerabile. Scoprirai che quello che credevi una mancanza era in realtà uno spazio sacro attraverso cui l'amante mistico poteva raggiungerti. Cioè, perché il 5 denari dice il dono è l'umiltà del cuore. Quindi la trasformazione sarà questa. Non avrai più bisogno di apparire forte, di apparire perfetta o perfetto o invincibile, perché la tua fragilità diventerà una porta, non una ferita. E come ti dicevo col Papa prima, Chirone, il guaritore ferito, è proprio attraverso questa porta che entrerà l'amore autentico, mi spiego. Quindi il più grande dono sarà allearti con quella parte di te che un tempo rifiutavi, che è il senso di solitudine, se dici dei no o se custodisci te stessa o te stesso, il senso di mancanza o di vulnerabilità. Allora, quando smetti di combattere questi stati interiori e ti allei, questi stati interiori si trasformano in delle guide e sono terreno fertile da cui nasce un amore più vero, perché finalmente è radicato nella tua anima e non nella paura. Mi spiego? Questo vuole il tuo amante mistico. Assolutamente sì. E vediamo il messaggio dell'amante mistico, qual è, del tuo spirito guida, cosa vuole dirti attraverso questa esperienza d'amore. Stupendo, un nuovo amore c'è per te, una nuova esperienza, cioè ti piacerà tantissimo questo modo di amare. Il paggio di denari mi parla di incontri, di conoscenze, di un nuovo modo di amare, di destarti al vero amore, è la bellezza del saper apprendere in qualsiasi momento della vita, cioè l'entusiasmo di conoscere, di fare esperienza quotidiana di questo nuovo modo di amare, con una nuova persona, con la stessa persona. Assolutamente sì, ma io credo che molte risposte te le darà quel rito che ti ho detto di fare. Vediamo i miei oracoli lui lei cosa ti dicono, che potete trovare sotto l'info box in descrizione.
Per realizzare il mio amore devo saper dire di no e custodire il mio valore. Arriva una persona degna del mio potenziale spirituale, mi risveglio all'anima, faccio del mio senso di esclusione o di perdita il mio più potente alleato e rinasco a nuova vita nella relazione. Allora, cosa ti dice questa persona? Ti percepisco in ogni cellula del mio corpo. Sentire l'altra persona in ogni cellula significa entrare in profonda empatia, è perché tu ti fai vedere con le tue fragilità, nella tua essenza, che è il tuo più potente alleato. Cioè, l'amore come umiltà, non devo essere forte a tutti i costi, non devo dimostrare niente. Cos'altro? Nei tuoi occhi rivedo i miei stessi occhi, nel tuo sguardo il sapore di casa. Questa è una persona che si sentirà a casa con te, perché sei tu che ti senti a casa con quello che tu definivi prima fragilità. Questo è il Papa, ragazze mie, fatevi il rituale del Papa, Lo so perché tantissimi di voi lo fate già e quindi lo sapete quali sono i risultati sorprendenti. Cos'altro? Amore, non ti ho mai dimenticata. Se mai ti dicessi il contrario non dovresti credermi. E qua è per un gruppo sostenuto di voi che parliamo di una persona che riappare con il giudizio, no? Come ti ho già detto anche prima. In cui però tu, la tua nuova esperienza d'amore sarà dire di no quando vuoi dire di no, mostrare le tue fragilità, custodire il tuo valore sacro, non fonderti completamente con l'altro per la paura di perdere l'altro, ok? Vediamo cos'altro mi dicono la musa bisbiglia. Non devi intrattenere chi hai davanti, c'è qualcosa di più importante. È praticamente il succo di quello che abbiamo detto. Non devi intrattenere chi hai davanti, non devi farti vedere performante, forte, determinata. No, o determinato. C'è qualcosa di più importante che il tuo valore autentico. Questa è una carta molto indicativa. Cioè il paggio di denari impara ad apprendere la bellezza del suo nuovo modo di amare, dove è nella sua fragilità con i suoi più potenti alleati, che sono la dea Actonia sotterranea della penia, dell'abbandono, della tristezza. Cioè, non devi dimostrare nulla, c'è qualcosa di più importante che è la tua essenza vera, ok? Wow, che lettura profonda e bellissima. Ragazze e miei ragazzi, io non metto nessun'altra carta. Concludo qua. Abbiamo messo tanta roba qui, una lettura molto potente. Quindi io concludo qua e ti faccio un grandissimo in bocca al lupo. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.